Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Motore Ford 1400 TDCi Duratorque. Andiamo a sostituire il kit distribuzione, quindi cinghia, tenditore e rullo. Ovviamente anche la pompa dell'acqua. Bisogna effettuare questa operazione a circa 100-120 mila chilometri. La macchina ancora non li ha raggiunti perché ha pochi chilometri, tuttavia con gli anni passati siamo decisamente oltre, cosa pericolosissima perché essendo una cinghia in gomma, col tempo questa si va a seccare, ad indurire, con il rischio che si strappi. Ad ogni modo iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ed eccoci qua, vediamo brevemente i nostri pezzi. Questa è la pompa dell'acqua nuova e all'interno ovviamente c'è anche la sua guarnizione da inserire. Successivamente passiamo al kit distribuzione. Aprendolo vediamo immediatamente la cinghia nuova e al di sotto è presente sia il rullo, il cuscinetto a ruota libera, successivamente ci sono anche bulloni nuovi e per finire il tendicinghia. Spostandoci nel vano motore, ovviamente come prima cosa svuotiamo l'impianto di raffreddamento svuotando il liquido, cosa che abbiamo visto in un video precedente. Stacchiamo anche il cavo negativo della batteria e procediamo a rimuovere la vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento, mantenuta da un bullone di 10 mm. Successivamente spostiamo anche la vaschetta del liquido idraulico del servosterzo, basta sollevarlo verso l'alto e spostarlo verso il motore. Spostiamo anche il fascio di cavi elettrici mantenuto da 3 fascette in modo da crearci più spazio possibile e rimuovere la copertura in plastica della distribuzione superiore. Questa è mantenuta da bulloni da 7 mm che possiamo svitare e successivamente rimuovere la copertura. Ed ecco, già qui si intravede la cinghia e vediamo la puleggia dell'albero a camme. Solleviamo l'auto, ci spostiamo al di sotto per rimuovere questa copertura qui in plastica che mantiene anche questo tubo
tramite fascette e la copertura è bloccata da 3 viti che svitiamo comodamente con un cacciavite a taglio. Successivamente, giusto per lavorare un po' più comodi, non è obbligatorio, anche per farvi vedere nel video meglio, rimuoviamo il passaruota, tanto questo è mantenuto fermo da alcuni bulloni Torx 25. Una volta svitati possiamo rimuovere comodamente il passaruota per intero. Ed ecco che procediamo a togliere anche la cinghia dei servizi. Per farlo è molto semplice, con una chiave da 15 andiamo a ruotare in senso orario il tendicinghia per comprimere la molla e contemporaneamente rimuoviamo la cinghia stessa. Ecco qui, tolta la cinghia dei servizi, dobbiamo svitare la puleggia agganciata all'albero motore. Per farlo ci serviamo di un kit apposito per la messa in fase di questo motore qui. Prendiamo il punzone più grosso e lo inseriamo nell'apposita sede del volano per bloccarlo. Eccolo qui, sostanzialmente va a bloccare il volano in modo che non ruoti e così ci permette di svitare il bullone della puleggia con una chiave da 18. Tra parentesi, questo bullone qui è compreso anche nel kit nuovo di distribuzione e allora proseguiamo ricordandoci di rimuovere il punzone appena inserito sul volano, perché ovviamente a breve dovremmo ruotare il motore. Continuiamo staccando il connettore del sensore giri posto sull'albero motore, molto semplice, basta sollevare la linguetta e tirarlo. E allora procediamo a svitare tutti i bulloni con una chiave da 7 che mantengono il coperchio in plastica inferiore della distribuzione. Se vedete, il bulloncino quello basso non sta mantenendo il coperchio, l'abbiamo svitato ugualmente, ma qui potete vedere che lo abbiamo riavvitato perché quello mantiene il pattino guida della cinghia. Lo rimuoveremo a breve. E allora, tolto il coperchio della distribuzione inferiore, avvitiamo sull'albero motore il proprio bullone perché, ripeto, tra poco dovremmo andarlo a ruotare. E allora teniamo sospeso il motore utilizzando un crick e possiamo rimuovere il supporto motore. Questo è mantenuto da 3 dadi da 15 ancorati al braccio del motore, mentre 3 bulloni da 15 mantengono il supporto al telaio. Una volta rimosso, rimuoviamo anche questo supporto qui su cui era appoggiato il serbatoio del liquido idraulico del servosterzo, giusto per farci ancora più spazio. Successivamente possiamo svitare i bulloni da 15 che agganciano il braccio al motore. Ed ecco che, rimosso, abbiamo tutto lo spazio necessario. Ora, utilizzando altri 2 punzoni del kit messo in fase per questo motore, andiamo a bloccare la puleggia dell'albero a camme. Per farlo facciamo passare il punzone all'interno del foro della puleggia stessa per farlo inserire nel buco all'interno del carter del motore. Questo si trova nella posizione circa ore 2. È chiaro che andiamo a ruotare il bullone della puleggia dell'albero motore finché non raggiungiamo questa posizione qui. Facciamo la stessa cosa anche per la puleggia della pompa del carburante a alta pressione. Inseriamo il punzone nel foro superiore della puleggia stessa per incastrarlo nel buco sul carter.
Ed ecco che l'albero a camme e la pompa del carburante in questo modo sono allineati e bloccati, non si possono ruotare. E allora, ritornando un attimo al di sotto dell'auto, rimuoviamo il sensore giri dell'albero motore svitando il bullone da 10 che lo tiene fermo, così come rimuoviamo anche la guida della cinghia tenuta bloccata da un bullone da 7. Chiave da 13 e svitiamo il bullone del tendicinghia. In questo modo lo possiamo rimuovere e quindi togliere successivamente la cinghia stessa. Quello che facciamo ora è segnarci questa posizione qui di fase del motore, giusto per stare tranquilli, anche perché successivamente dovremo fare un controllo visivo dopo aver montato il tutto. Quindi segniamo sia la puleggia dell'albero motore, sia quella dell'albero a camme e ovviamente anche la puleggia della pompa del carburante. Passiamo ora alla pompa dell'acqua. Svitiamo i 7 bulloncini che la tengono ancorata e chiaramente poniamo al di sotto un recipiente perché da lì uscirà liquido refrigerante. Una volta rimossa asciughiamo per bene e puliamo alla perfezione la superficie prima di rimontare la pompa nuova. Pompa nuova che è questa qui, chiaramente ha anche la sua guarnizione nuova fornita insieme alla pompa e mettiamo anche un velo di pasta siliconica sulla superficie. Fissata la pompa dell'acqua è il momento di sostituire il cuscinetto, il rullo a ruota libera su cui scorre la cinghia. Con una chiave da 16 svitiamo il vecchio dado e nel nuovo kit è presente anche questo prigioniero qui su cui è fissato il rullo. Per svitare quindi questo prigioniero utilizziamo due dadi, un dado e un controdado, e così possiamo successivamente installare il prigioniero nuovo. Eccolo qui, c'è il prigioniero vecchio e quello nuovo. Prima di rimontarlo applichiamo del frenafiletti. Chiave da 15 e stringiamo questo dado qui, ovviamente nuovo fornito nel kit insieme al suo prigioniero.
Passiamo ora al tendicinghia. Lo mettiamo in posizione e avvitiamo il bullone, ma non lo stringiamo, basta solamente avvitarlo a mano perché lo stringeremo successivamente con un'apposita procedura. Ovviamente è già pretensionato, quindi non liberiamo in questo momento il fermo che fa scattare la molla di tensione. Lasciamo tutto com'è, avvitiamo solo a mano il bullone. Vedremo tutto dopo. Siamo pronti così ad inserire la cinghia nuova. Siamo attenti a far seguire il verso di rotazione indicato da delle frecce. Se le frecce non sono presenti, facciamo in modo che le scritte siano nel verso di rotazione. Ad ogni modo, per inserire la cinghia iniziamo dalla puleggia dell'albero motore da sotto e successivamente la facciamo passare dal lato anteriore, ovvero quello dove non è presente il tenditore. Da questo lato, quindi dal lato anteriore, dobbiamo fare in modo che la cinghia sia sempre ben tesa. Quindi partiamo da sotto dalla puleggia dell'albero motore, saliamo tenendolo sempre ben tesa sul rullo a ruota libera, successivamente la facciamo passare sempre ben tesa sulla puleggia dell'albero a camme, continuiamo tenendola sempre ben tesa sulla pompa carburante per poi concludere dal lato posteriore del motore incastrandola al tendicinghia e alla pompa dell'acqua. È arrivato il momento di regolare il tenditore, quindi far tensionare in modo corretto la cinghia. Come facciamo? Dobbiamo ruotare in senso antiorario il tendicinghia utilizzando una chiave a brugola o, come in questo caso, anche un semplice cacciavite, spingendo il più possibile il tendicinghia. E tenendolo teso procediamo a stringere il bullone che tiene il tendicinghia ancorato al motore e lo serriamo alla corretta coppia di serraggio. Ora possiamo liberare il fermo che tiene tensionato il tenditore stesso in modo da far scattare la molla, ed ecco che molto semplicemente il tendicinghia è tensionato. Qui si può vedere per bene il funzionamento del tenditore stesso. In pratica il perno di fermo va a tenere tesa in tensione la molla nell'esatta posizione. Ora possiamo rimuovere i punzoni che tenevano bloccate le pulegge, sia quelle dell'albero a camme che quella della pompa del carburante, perché ora dobbiamo far ruotare il motore per vedere che il tenditore funziona alla perfezione, la cinghia è tesa nel modo corretto e il motore rimanga in fase. E allora dobbiamo ruotare l'albero motore e far fare 10 giri precisi. Ecco perché avevamo fatto i segni precedentemente sia sulla puleggia dell'albero motore, appunto per contare i giri, sia sulle pulegge della pompa carburante che sulla puleggia dell'albero a camme. E allora dopo 10 giri dell'albero motore questi 3 segni devono essere nuovamente allineati. Se così non è, abbiamo un problema, vuol dire che qualcosa si è sfasato. 4 to 6 weeks later. Trascorsi i 10 giri dell'albero motore, vediamo tutti e 3 i segni allineati, così come la tensione della cinghia è perfetta, siamo a posto. Possiamo così rimontare tutto ciò che avevamo smontato, iniziando dal braccio del supporto del motore e ovviamente proseguendo con il supporto stesso. Per metterlo nella giusta posizione spostiamo il motore con le mani avanti e indietro per allineare i fori e ovviamente abbassiamo anche il crick, rimuovendolo una volta bloccato il supporto motore stesso. Rimettiamo in posizione anche il sensore giri rimosso. Stessa cosa facciamo anche con la guida della cinghia.
Ed ecco che possiamo rimettere il carter di protezione inferiore avvitando tutti i bulloni da 7, senza dimenticarci di ricollegare successivamente il connettore del sensore giri albero motore. Inseriamo nuovamente il punzone di fermo che blocca il volano per poter riposizionare la puleggia sull'albero motore. Qui non ci possiamo sbagliare perché c'è una tacchetta che dobbiamo far combaciare con la ruota fonica. Passiamo alla cinghia dei servizi, ricordiamoci anche qui con una chiave da 15 ruotiamo in senso orario il tendicinghia in modo da tenere compressa la molla e successivamente incastriamo la cinghia stessa, controllando, è chiaro, che tutte le gole corrispondano ai propri denti delle pulegge. È chiaro, non ci dimentichiamo del bloccavolano, quindi rimuoviamo il punzone. Ritorniamo nel vano motore per riposizionare il carter superiore della distribuzione avvitando tutti i bulloncini. Rimettiamo in posizione il fascio di cavi elettrici. Prima di montare il supporto c'è questo, ce lo siamo dimenticati. Si deve avvitare con questo bulloncino qui al di sotto, vi faccio vedere. Si riesce a fare, ma adesso è un po' più scomodo. Sostanzialmente così. Ecco qua, adesso inserito. Quello serve per agganciare la vaschetta del liquido idraulico del servosterzo. Rimettiamo in posizione la vaschetta del liquido refrigerante, la incastriamo nella propria sede e la blocchiamo con un bullone da 10. Fatto ciò, ricolleghiamo il manicotto nella parte posteriore e lo blocchiamo con la fascetta, e stessa cosa facciamo anche con il tubicino nella parte anteriore. Ritornando al di sotto dell'auto, rimettiamo la copertura in plastica e riposizioniamo i cavi e i tubi con delle fascette. Ovviamente rimettiamo anche il passaruota che avevamo tolto per comodità e abbiamo concluso. Chiaramente dobbiamo adesso riempire il circuito refrigerante con il liquido ed effettuare lo spurgo. Non lo faccio vedere perché ovviamente ho già fatto un video dedicato. Abbiamo una clip e poi ci sono Torx 25. Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!